Giorgio Bassani, un autore importantissimo del secolo scorso e un autore anche molto legato alla mia città, Ferrara. Vedremo perché. Ho menzionato Giorgio Bassani nel mio vlog su Ferrara e la sua comunità ebraica. Metto il link qui sopra. Chi era Giorgio Bassani? Giorgio Bassani è stato l'autore di grandissime opere come Gli occhiali d'oro o Il giardino dei Finzi Contini. La maggior parte delle sue opere ha come cornice proprio Ferrara, la mia città, e come elementi ricorrenti e fondamentali delle sue opere troviamo quasi sempre la comunità ebraica, di cui lui faceva parte, l'emarginazione, l'isolamento, e questo è dovuto al fatto che lui ha vissuto nel periodo delle leggi razziali contro gli ebrei. Ma vediamo brevemente la vita di questo autore così importante. Giorgio Bassani nasce il 4 marzo del 1916 a Bologna, da una famiglia ferrarese ma di origine ebraica. Questa è un'informazione importante. Passerà la sua infanzia e la sua adolescenza proprio a Ferrara, fino alla conclusione del liceo. Poi farà il pendolare tra Ferrara e Bologna per studiare all'Università di Lettere. Fare il pendolare significa viaggiare ogni giorno da una città all'altra per motivi di studio o di lavoro. Ha cominciato molto presto a scrivere le sue prime poesie proprio sul treno che lo portava avanti e indietro da Bologna. Le sue prime opere vengono pubblicate proprio in un'epoca buia dell'umanità, l'epoca della promulgazione delle leggi razziali contro gli ebrei, e questo infatti è un argomento ricorrente nei suoi libri, insieme all'emarginazione e alla solitudine degli ebrei che ne consegue. Ricordiamoci che in quel periodo gli ebrei erano esclusi dalla vita della società. Non potevano accedere in determinati negozi, non potevano lavorare o frequentare la scuola pubblica, non potevano accedere a luoghi pubblici. Bassani stesso frequentava ogni giorno la biblioteca Ariostea di Ferrara, ma con la promulgazione delle leggi razziali, da un giorno all'altro gli è stato impedito l'accesso. Immagina di frequentare una biblioteca o un luogo pubblico quotidianamente e una mattina non ti permettono di entrare. È stato un colpo duro per Giorgio Bassani, ma per tutta la comunità ebraica, ovviamente. Giorgio Bassani milita anche nell'antifascismo clandestino e finisce in carcere nel 1943, poco prima della caduta di Mussolini. Partecipa anche alla Resistenza e si trasferisce poi a Roma, dove continuerà anche la scrittura delle sue opere, ovviamente. A Roma comincia a lavorare come redattore di riviste importanti ed è anche fondatore di alcune di queste. Lavora anche come insegnante e tiene conferenze e lezioni negli Stati Uniti e in Canada. Muore il 13 aprile del 2000 proprio a Roma. Bassani riposa oggi nel cimitero ebraico di Ferrara. Vediamo quali sono le sue opere principali. Una delle sue prime opere, che risale al 1940, è Una città di pianura, una raccolta di racconti giovanili di Giorgio Bassani che lui ha stampato privatamente e pubblicato con lo pseudonimo di Giacomo Marchi. Siamo nel 1940, non poteva pubblicare un libro con il proprio nome. Segue un'altra opera importantissima come Cinque storie ferraresi del 1956. Anche questa è una raccolta di 5 storie che hanno di nuovo Ferrara come cornice, la comunità ebraica, il periodo del fascismo e l'emarginazione degli ebrei. Tra queste c'è una storia molto popolare, Una notte del 43, da cui è stato tratto il film La lunga notte del 43, che parla dell'uccisione di 11 antifascisti di fronte al castello Estense. 11 persone sono state prelevate quella notte dalle proprie abitazioni, portate di fronte al castello e fucilate, sotto agli occhi del farmacista che abitava proprio di fronte.
farmacista che non ha mai fatto il nome degli assassini per protezione personale. Sul muretto che circonda il castello estense sono presenti delle lapidi che ricordano i nomi di queste persone. Il 1958 è l'anno degli occhiali d'oro. Un'opera quasi autobiografica, i riferimenti a se stesso sono tanti. Parla di uno studente ebreo che viaggia da Ferrara a Bologna e da Bologna a Ferrara in treno e incontra un professore. Tra loro due nasce un'amicizia molto forte e entrambi rappresentano la solitudine e l'emarginazione. Lo studente in quanto ebreo e il professore in quanto omosessuale, omosessualità che lo porta a essere emarginato e isolato dalla società. Purtroppo è un problema ancora molto attuale. E il 1962 è l'anno dell'opera più popolare di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, da cui è stato tratto anche il film Il giardino dei Finzi Contini, diretto da Vittorio De Sica, che ha vinto anche il premio Oscar come miglior film straniero. Farò un video dedicato a questa opera, ma brevemente è la storia della famiglia Finzi Contini, una ricca famiglia, ovviamente parte della comunità ebraica di Ferrara, e il rapporto della figlia, Nicole, con il narratore, l'io narrante, che non ha un'identità, perché Bassani non ne scriverà mai il nome. Si crea quindi un'amicizia fra il narratore della storia e Nicole, una relazione che in realtà è un tira e molla, e in quest'opera il contesto storico, che è sempre quello della Seconda Guerra Mondiale e del fascismo, si intreccia con questa sorta di storia d'amore platonica fra questi due ragazzi. Ma farò un video dedicato a questa opera. Nel 1964 viene pubblicato Dietro la porta, una storia che racconta come, origliando da dietro una porta, sia possibile sentire un amico sparlare di te. Un'opera che porta abbastanza sfiducia, ma il pessimismo è una caratteristica ricorrente nelle opere di Giorgio Bassani. Poi abbiamo L'Airone, che parla di un uomo depresso, triste, isolato, che non trova più una ragione per vivere. La sua vita gli risulta talmente vuota e insignificante che si sente come un airone morto, appena ucciso durante una battuta di caccia. Quindi Ferrara come cornice delle sue opere, la condizione, l'emarginazione e l'isolamento degli ebrei, il fascismo e le leggi razziali, il pessimismo, sono tutti elementi ricorrenti nelle opere di Bassani. Un autore che scriveva in modo invidiabile. Le sue opere sono dei capolavori, delle opere artistiche, ha una proprietà del linguaggio incredibile, non sarebbe Giorgio Bassani, e in alcune parti la sua prosa si avvicina molto alla poesia, è un linguaggio estremamente poetico, non di facile comprensione. Ma sono felice di averti presentato questo autore così importante e così legato alla mia città. Spero che questo video sia stato interessante per te, ne farò altri, trovi altri video di letteratura già pubblicati qui e se non vuoi perdere neanche un video di Vaporetto Italiano puoi cliccare sul bottone iscriviti e sul simbolo della campanella, così riceverai sempre una notifica. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo molto presto!